Oh, è già ora? Sì, il mio orologio segna che è il momento della recensione. Siamo già in ritardo. Forza, svelti, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Come diceva un mio professore, il tempo passa e la morte si avvicina. Oggi amici voglio parlarvi di un romanzo che mi ha davvero colpito e vi posso assicurare che nessuno me l'ha tirato addosso. Pausa, perché questa arriva dopo. Si tratta di Lord Alan e il torneo del dragone, il primo della saga fantasy scritta da Alessandro Zanoni e pubblicata da Il Rio Edizioni. È composta da 4 volumi, ma per ora sono usciti solo i primi 2, Lord Alan per l'appunto e Le lame porpora. Prima di iniziare voglio raccontarvi come sono venuto in contatto con Alessandro, perché è stato proprio lui personalmente a conquistarmi e a farmi acquistare i suoi libri. Mi ha introdotto la sua storia con una tale passione che mi è stato impossibile non dargli una possibilità e sono stato ampiamente ripagato. Ricordo bene che più della trama o i personaggi mi aveva conquistato il progetto dietro la saga dell'eredità del dragone. L'autore ha scritto la vicenda circa 20 anni fa, ma solo negli ultimi anni la sta ristrutturando per renderla fruibile al pubblico in 4 volumi. Inoltre, per quanto riguarda il secondo di questi, ha coinvolto una scuola superiore per le illustrazioni e ha nascosto 10 indizi sulla cultura pop al suo interno, promettendo al lettore che li trova il successivo libro in regalo. C'è del genio in tutto questo, una programmazione e un amore per la propria storia e per il proprio pubblico che vanno oltre qualsiasi stratagemma commerciale. Veniamo al libro. Per quanto riguarda il genere, rientra più nel romanzo di avventura e formazione che nel fantasy, nonostante qualche accenno di fantastico ci sia, soprattutto nell'ambientazione e nella genesi del mondo. In 2 parole rapide, il continente dove si svolge la vicenda è diviso a metà dal grande fiume, proprio come il fiume Po sulla pianura padana. A nord del corso d'acqua si danno battaglia da secoli la Repubblica e l'Impero per riuscire ad ottenere il controllo totale sull'approdo, unico punto in cui è possibile accedere agilmente al fiume per spostarsi e commerciare con il sud. Tutto questo però si vede solo di sfuggita tramite il POV del generale Alan, adulto e nel pieno delle proprie forze, ma il vero succo di questa storia sta nel flashback del protagonista. Il giovane Lord rivive la sua partecipazione al famoso torneo del dragone, una sfida che vede affrontarsi i figli delle nobili casate dell'impero in diverse discipline. Un evento che si tiene ogni 3 anni sia per riunire la gente più influente e quindi fare affari e combinare matrimoni, ma anche per far emergere i migliori giovani di ogni generazione. Dopo un'infanzia problematica, ad Alan verrà assegnato un misterioso precettore di nome Bandor per fargli da insegnante e preparatore per il torneo. Inoltre vedremo il giovane Lord muovere i primi passi nell'alta società, nei primi approcci con le ragazze e nell'instaurare solide amicizie. Non vi dico di più in proposito, altrimenti vi rovino il piacere della lettura. Voglio solo concludere dicendo che il finale dà alla saga quella marcia in più che deve necessariamente prendere per farmi innamorare, perciò non vedo l'ora di vedere come prosegue con Le lame porpora. Mi aspetto un romanzo molto diverso dal primo e che invece sembra quasi una maxi introduzione al protagonista, bella, avvincente e divertente anche, ma senza particolari plot twist. Quindi, alla fine, mi è piaciuto? Sì. L'ho divorato in 3 giorni e finito alle 4 del mattino perché non riuscivo a dormire. Forse proprio a causa di questo libro sul comodino che dovevo assolutamente concludere al più presto. Detto questo, si notano inevitabilmente alcuni difetti. La storia è un po' acerba, ma per essere il primo libro dell'autore il risultato è già sorprendente. 3 cose che non mi sono piaciute sono: lo spiegone iniziale sulla genesi e sullo stato delle cose, i dialoghi poco profondi e infine la linearità statica della narrazione, della caratterizzazione del protagonista e della sua storyline. 3 cose che invece ho apprezzato sono il doppio punto di vista di Alan da adulto e da ragazzino,
La trama che è stata solo accennata e promette molto bene per i volumi successivi, misteri irrisolti compresi e infine il ritmo incalzante della narrazione. Vi assicuro che non riuscirete a staccarvi dalle pagine. Quindi ragazzi, se cercate un racconto semplice ma veramente avvincente con sfumature fantasy dal potenziale molto alto, questo romanzo è ciò che fa per voi. Vi lascio il link della casa editrice Il Rio in descrizione, ma trovate Lord Alan in tutti i siti principali. Ovviamente mi aspetto che mi facciate sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, conto su di voi. Non dimenticate poi di condividere questo video con i vostri amici appassionati di fantasy. Care amiche e cari amici, noi ci si vede presto per un'altra recensione. Ciao gente!